Ciao hackerini e hackerini, siamo di nuovo qui e torniamo a fare i laboratori di ieri. Ecco, stavo già avviando Barb, come sempre, il nostro migliore amico. Ah già, ehm, sì, questa volta mi sentite. Ciao David, come stai David? Mm, mm, mm. Allora, vediamo la musichetta, se c'è ancora. Sì. Ok, Davide, hai risposto bene. Sono felice. Allora, abbiamo Bart. E allora, ieri avevamo lasciato sempre con l'autenticazione e avevamo visto qualche laboratorio più semplice. E adesso andiamo a vedere l'username enumeration via response timing. Ieri l'avevo un po' accennato, adesso lo andiamo a vedere. Che il Barb si è avviato. E... Ho cliccato, sì, ok. Ok. Allora, abbiamo qui. Accediamo al laboratorio. Come sempre ci sono le liste, perché comunque si parla sempre di un brute force. Le liste per username. Ok, David, la musica è un po' troppo alta. Anche ieri me l'hai detto. Così va meglio. Ok, quindi ok, meglio. Allora, quindi abbiamo il login, proviamo sempre i nostri test per vedere la richiesta. E qui, essendo che dice response timing, noi ci aspettiamo appunto che la risposta, il tempo di risposta del server, quindi di chi ci risponde, cambierà in base se l'username esiste o non esiste. Quindi andiamo a vedere la post, la mandiamo al repeater e andiamo a provare, per esempio, winner. Non so quale esiste qui, però possiamo andare all'intruder, aggiungere di nuovo qui e copio il username che ci dà portswigger e l'incollo qui. Ovviamente ho già messo il punto di iniezione nell'username e facciamo start. Vediamo se ci possiamo... Allora, ora non ricordo come si vedeva dall'intruder il tempo di risposta, lo scopriremo. Probabilmente era da qualche parte. O lo cerchiamo, semplicemente. Allora, vediamo. Ah, ok, dice che response received è il tempo
per iniziare dall'inizio della risposta che si è ricevuto. Invece response completed è il tempo che ha impiegato la risposta, quindi è questa qui. Quindi secondo lui vedete che avete diversi tempi. Possiamo provare questo AX per vedere cosa succede. Se per esempio lo metto qui, non mi sembra che ci sia voluto più tempo. Anzi. Auto. Vediamo se metto questo, se c'è... No, vedete che qui il tempo di risposta è sempre simile, quindi qualcosa non è andato, non ha funzionato bene. Vediamo qui cosa dice. Response complete received, però... Ah, ok, stavo guardando quello sbagliato, ovviamente. Quindi vediamo qui che hanno diversi tempi. Possiamo provare questo autodiscover che ha il tempo minore. Vediamo se è vero, se lo trovano al repeater. In effetti è minore. Possiamo provare adesso a brute forzare la password, se è vero che questo username esiste. Andiamo qui, start attack, però non lo so, ho un po' i miei dubbi, non mi convince. E infatti c'è qualcosa che non torna. Perché il resto dovrebbe essere giusto. Oppure no, AX. Ah, possiamo provare AX, magari ci impiega più tempo quando l'username esiste. Proviamo. No. Ok, vediamo un po' nei topic per vedere se viene dato qualche suggerimento, qualche cosa. Brute force attack. Allora, response time. Esatto, infatti dice che un sito web potrebbe controllare se la password è corretta solo quando l'username è valido, e quindi ovviamente richiede più tempo. Però ok, questo l'abbiamo capito. Però qui richiede più tempo solo questo. Che poi non è vera questa cosa, perché se io lo metto nel repeater, questo AX, qui mi viene 40 millisecondi, quindi c'è qualcosa che non torna. Ok, continuiamo a cercare request timer, vediamo un po'. Ah, perché con Barp voi avete la possibilità di aggiungere delle estensioni,
Praticamente le estensioni non sono altro che funzionalità aggiuntive che persone implementano o gli stessi o le stesse persone di Portswigger e voi li potete utilizzare. C'è uno store, ce ne sono parecchie molto utili come per esempio Paraminer è molto famoso o altri e, e quindi aggiunge delle funzionalità e vi aiuta durante la scansione o durante in generale il pen test. Per esempio io utilizzo spesso in generale quelle che io ho attive sono sempre Logger++ e Auto Analyzer e poi dipende da cosa faccio. Però quelle due diciamo sono sempre attive, più o meno. E ovviamente JSON Web Token perché spesso vengono utilizzati JSON, però lo vedremo poi più là. Ok, vediamo se troviamo qualche informazione per trovare il tempo. Il tempo nell'intruder. Vediamo anche questa pagina. No, diceva anche quella pagina che sono queste le tempistiche, quindi ok, però voglio provare una cosa prima di rifare, perché il problema anche è che magari noi stiamo usando più resource pool, diciamo, cioè più richieste concorrenti. Praticamente si ha la possibilità di cambiare questo valore in modo che così solo una richiesta viene fatta nello stesso tempo, oppure in questo caso vengono fatte 10 richieste nello stesso tempo, quindi 10 richieste ogni volta. Siccome questo può creare problemi con anche il tempo, no? Di risposta, perché comunque il server dovrà rispondere a 10 richieste, voglio provare a mettere una richiesta al massimo e vedere se qualcosa cambia. Vediamo. Tanto l'ho ordinato per risposta ricevuta, mettiamo l'altra anche. Risposta completata, per esempio questa ci mette di più. Vediamo se è vero. Questo access. Qui mi dice 37 millisecondi. E se provo questo Ansible, anche 37 secondi. Non mi torna questa cosa. C'è qualcosa che non torna. Vediamo se ci sono altre. Oh, dov'è l'intruder? Altri setting che magari potremmo mettere. No. È strano. Perché ora stiamo facendo una richiesta alla volta. Però il tempo non sembra essere reale. Riproviamo, vediamo. Vedete, adesso c'è questo out che richiede più tempo. Molto strano. Proviamo a brute forzare questo out, però.
Però non torna, infatti. C'è qualcosa di strano. C'è qualcosa di strano. A meno che non... Ah, ok, mi ero persa questa. Ok. Perché siamo stati bloccati. Ecco perché. Ok. Oh. Quindi se io rifaccio un'altra richiesta semplicemente... Dov'è il nostro fantastico Barb? Siamo bloccati. Ok. Perché evidentemente il server blocca il nostro IP, cioè l'identificativo del nostro computer, praticamente. Questo succede come solitamente è una contromisura che viene fatta proprio per brute force, perché se tu riesci a bloccare l'IP, allora quella persona sarà limitata. Anche in questo caso, per esempio, ora non so quant'è esattamente il limite di login incorretti che una persona può fare, però mettiamo che sono 10, io devo aspettare poi 30 minuti per continuare a fare il brute force, quindi comunque è una mitigazione questa è per il brute force. Però si può bypassare a volte utilizzando degli header. In questo caso esiste per esempio X forwarded host, in questo caso metto un IP al caso e siamo comunque bloccati. Ok, perché mai? Ah, perché potrebbero essere altri. Vediamo. Sì, ok, è questo qua. Che cosa fa questo header? Lo vediamo. Vediamo. Ciao Dark Corvo 11. Grazie. Mi fa piacere che ti piaccia. Allora, che cosa fa questo header? Praticamente, come dice qui, identifica l'indirizzo IP originario del client, cioè il client alla fine è il nostro computer, che si connette tramite un web server, tramite un proxy. Qui mettiamo in mezzo anche il proxy. Praticamente, solitamente i web server, i server web che ci sono anche attualmente utilizzano spesso dei proxy, cioè nell'infrastruttura vengono utilizzati anche dei proxy. Ci sono vari motivi per utilizzare dei proxy, però vabbè, c'è un motivo, è anche perché uno stesso web server potrebbe... Cosa ho fatto? Potrebbe includere più applicazioni web, per esempio. E quindi magari hai bisogno di distinguerli, quindi hai bisogno di qualcosa che te li faccia distinguere. E quindi diciamo che ad alto livello vengono utilizzati anche per questo. E quindi cosa succede? Viene messo sempre in mezzo tra il client e il server. Cosa sta succedendo? Ho aperto un po' troppi visual. Praticamente cosa succede? Sì, va bene, release no. Succede che noi abbiamo il client, che è il nostro PC, poi ci sarà il proxy, e poi il proxy prende la richiesta, non fa nulla diciamo per adesso, e la manda al server.
Quindi voi avete questa catena, diciamo, di messaggi. Il vostro messaggio, la vostra richiesta parte da qui, passa ad un proxy e va al server. E certe volte il proxy vi può bloccare, perché magari viene bloccato il vostro IP, quindi voi potete utilizzare either come questo, ma ce ne sono comunque altri, ce ne sono anche altri. Per esempio, vediamo se li trovo qui. Ok, no. La word list, sì, sì. Vabbè, sì, anche questa, dai. Per esempio, si può utilizzare... Vediamo se la trovo. Per esempio, queste 4, per esempio, sono spesso utilizzate. Anche questa X forwarded host. E quindi con questo potete, diciamo, mascherare il vostro IP e far credere che l'IP originale è un altro, come in questo caso. Noi siamo stati bloccati, allora abbiamo cambiato questo con un IP qualsiasi, cioè non è che vanno a controllare se effettivamente esiste o effettivamente ha senso. Così, e allora noi possiamo continuare il nostro brute force. Ora è da capire come metterlo nell'intruder. Però vediamo perché siamo forti, quindi capiamo. Volendo potremmo cambiare soltanto l'ultimo numero. Mettere tipo da 1 a... Oddio, quanti username sono? Vediamo. 101, quindi mettiamo fino a 101. E qui mettiamo un'altra lista, quindi dobbiamo cambiare il nostro metodo. Forse non l'ho spiegato ieri, allora qui c'è lo snipper che inserisce, per esempio adesso c'è lo snipper, quindi noi inseriamo per ogni posizione che abbiamo selezionato lo stesso payload. Quindi in questo caso avremo numero qui, lo stesso numero. Poi abbiamo il battering ram attack. C'è una differenza, sì. Perché allora, ok, il battery RAM inserisce il payload allo stesso momento in tutte le posizioni. Invece lo snipper inserisce una alla volta, quindi prima qui, poi qui, poi qui, poi qui. Invece questo qui, il battery RAM, li inserisce in tutte le posizioni. Posso anche farvelo vedere tanto. E per esempio, vedete qui abbiamo uno dove sta per... uno qui, ma qui non c'è uno. Qui 2 e qui non c'è. Però se noi andiamo avanti, qui è 2 e qui per esempio abbiamo 90, che sarà il numero. Quindi vedete mette prima uno e poi l'altro, che poi questa è la posizione. Infatti fino a qui inserisce nell'IP e invece la seconda posizione va a inserire nell'username, perché noi abbiamo messo 2 posizioni. Se invece mettiamo il battery RAM attack, vedete che le cambia tutte e due allo stesso momento. Quindi abbiamo qui 1 e qui 1, quindi abbiamo tutte e due. Poi c'è ancora il pitchfork, dove va a iterare. Infatti qui abbiamo bisogno di 2 liste. La prima che abbiamo selezionato i numeri e la seconda dove andremo a mettere i nostri username, che poi è quella che utilizzeremo perché in questo momento a noi ci serve cambiare questo qui per ogni username. Però c'è anche un'altra che è il cluster bomb, dove va a vedere tutte le possibili combinazioni. Quindi in questo caso, che ne so, farà 1 con tutti gli username, 2 con tutti gli username e andrà
andrà a fare tutte le combinazioni possibili. Diciamo che quello è il più potente, diciamo, e anche che consuma un sacco che fa un sacco di richieste, perché alla fine in base a quanto è lunga la vostra word list, ovviamente andrete ad avere il numero totale di richieste. Quindi in questo caso utilizziamo il pitchfork perché appunto vogliamo solo un numero incrementale e un username, così non verremo bloccati. Andiamo a vedere se è vero. Sì, ecco qua. Vedete, qui abbiamo 1 Carlos e la risposta ok, noi siamo stati bloccati con l'1, quindi vabbè, perché evidentemente abbiamo fatto troppe richieste mentre... Sì, perché effettivamente mentre ve le spiegavo ho fatto troppe richieste con l'1, però già sperando che l'username non era Carlos, però vediamo tipo il 2, non siamo stati bloccati. Quindi se ora noi andiamo a vedere a ordinare per risposta completata, questo apt sembra che ci ha messo più tempo e non siamo stati bloccati. Ora vediamo se in effetti è vero. Qui dobbiamo cambiare, eravamo 101, quindi userò 102 e qui mi dice 73, però io ho fiducia in questa cosa, quindi andrò a brute forzare le password qui allora cambiamo questo così evitiamo che siamo bloccati e aggiungiamo questo, lo mettiamo sempre con numeri da 1 a le password, quante sono? 100, ok, 100 password, quindi possiamo pure mettere da 1 a 100, gli step sempre 1 e poi mettiamo la password e pitchfork sempre e qui mettiamo le password, dove sono? E vediamo se è vero. E non è vero. Oddio. Però almeno non siamo bloccati su questo. E allora Dark Corvo, mi chiedi se lascerò il bot. Ma se è utile, sì. Cioè, non vedo perché no. Solitamente non li lascio. Cioè, quello di ieri non l'ho lasciato. Però, se è utile, se serve a qualcuno, perché no, sì. Vediamo, però non so quanto è utile, perché cioè non sto riuscendo a fare il laboratorio, quindi non lo so. Però vediamo. Se mai finirò questo laboratorio. Allora, il problema qui sono gli username, che ancora non ho capito perché non ce li fa, a meno che non era Carlos. Attenzione, ricordiamoci che prima ci ha bloccato con Carlos. Quindi io per essere proprio sicura... Allora, chiudiamo un po' di robe perché qui ne ho un po' troppe. Ne ho un po' troppe. Ok. Io ci riproverei. Qui ho messo 3 così siamo sicuri che non ci bloccano. E vediamo. Magari era Carlos. Si sa che Carlos è sempre lui. E non era Carlos. Però vedete qui adesso ne abbiamo un altro. Secondo me mi sta sfuggendo qualcosa. Allora, bloccati non siamo bloccati. Qui dice questo Arkansas, ma non lo so. Proviamo sempre a fare la richiesta dell'intruder. Qui mettiamo 4.
Erano 100. E qui la simple list e proviamo. No. Dark Corvo. Sì, vabbè, la posso lasciare, così la puoi rivedere. Non è un problema, figurati. E... Allora... C'è qualcosa che ci sta sfuggendo. Oh no. E niente, mi si è scaricata la batteria della telecamera, quindi quindi niente, vado avanti con la spiegazione, ma non mi vedrete, quindi insomma mi avete vista già abbastanza. Purtroppo va così, no? Come dicevano le persone più intelligenti, dicevano il bello della diretta, mi dicevano una volta. Poi non lo so se è vero. Però allora io direi di riprovare. Esatto, Dark Corvo, va bene lo stesso. Sì. Però almeno adesso so quanto dura questa batteria, perché io ieri non l'ho caricata perché ho detto vabbè, tanto durerà, figurati se non mi dura. E invece a quanto pare no. Allora io riproverei a fare l'intruder, perché comunque, cioè, magari, perché comunque c'è queste cose di timing, potrebbe essere che comunque hanno varie influenze, nel senso, proviamo di nuovo con username. Dov'era? Ah, una cosa bella è che potete anche rinorminare le tab, così magari non vi perdete le varie tab, per esempio qui, se no poi avrete magari 1, 2, 3, 4, 5. Ah, Dark Orbo mi segui su YouTube, quindi adesso sai chi sono. Vabbè, anche perché si poteva scoprire comunque, chi ero, non è che era proprio l'anonimato totale, però... E anche sul repeater potete rinominarle, tipo potete mettere request, quello che volete. E anche potete raggrupparli in gruppi. A me piace molto sta cosa perché a volte avrete tante richieste, per esempio. E quindi che ne so, se avete anche per quando poi scriverete i report, no? Perché comunque in generale dopo che fate i penetration test dovrete scrivere dei report. Per esempio, se l'applicazione è molto grande, rischiate di avere magari tanta confusione o troppe richieste. Quindi magari, che ne so, se avete un sacco di richieste dove avete fatto test sull'autenticazione, magari vi mettete la richiesta così, avrete il gruppo così, avrete un sacco di richieste dentro, così le chiudete, tutto bello ordinato, colorato. A me piacciono anche un sacco questi colori, quindi vabbè. La cosa brutta è che non si possono colorare le tab, cioè questa a me non piace. Potete solo raggruppare e colorare i gruppi, però vabbè. Quindi riproviamo sto username, cambiamo sempre qui e vediamo quale username magari ha più volte, cioè richiede più volte tanto tempo. Magari così riusciamo a capirlo.
tipo qui è Atena, io inizierei a scrivermeli e prima o poi secondo me la troviamo una. L'unica cosa che... no... che è strana è che non vedo un distacco grande. Cioè, per esempio, qui 116-123 non c'è un distacco tipo 116-150, no? Vediamo, comunque, io le segno. Vediamo un po' se magari capita che qualcuno, qualche nome viene ripetuto più volte. Dov'è? Qui agent. Non sembra, però. Io ci provo fino alla fine. Al momento non mi sembra proprio che stiamo andando nella direzione giusta. Sono sempre diversi, non lo so, cosa succederà. Però il resto dovrebbe essere tutto corretto. Auto c'è di nuovo, Attenzione, abbiamo di nuovo auto. Magari sarà auto? Chissà. No, non Apache. Se no facciamo un bel brute force forte e lo scopriamo facile. Perché qual è la cosa? Qui dovremmo trovare... Oddio, però forse non ce la facciamo perché le combinazioni sono 100%. Quanto vengono? Allora, vediamo. Prendiamo questa. Per esempio, se io faccio cluster bomb e sì, clear, e selezioniamo l'username e la password, cosa sta facendo? E qui mettiamo simple list, mettiamo username, però diciamo non dovremmo fare così questo. Per esempio sono 10.000, insomma, non ci funzionerebbe questo bypass del leader, perché diciamo possiamo arrivare fino a 255 254, dai, e poi non potremmo aumentare questo a meno che non facciamo uno script, però stiamo usando Barb, quindi io non lo so che problema ha qui. Ah, no, giusto, perché non ho cambiato questa. Mannaggia. Quindi ha invalidato tutti i miei test. Mannaggia. Devo cambiare sempre questo perché sennò fallisce. E no, però attenzione. Ok, ricominciamo con i test. Riusciremo a trovarlo prima o poi. Ma qui sono 109. No, scherzavo. 8. Vediamo. Però questo auto c'è sempre, Questo auto. Però qui è Oracle. Secondo me è auto. Me lo sento proprio nel profondo.
vedete anche qui c'è auto, Allora io proverei con auto. Siete tutti d'accordo? Qui mettiamo 10. Oh no, un altro fallimento. Non è possibile. Quindi auto non è, mi dispiace. E allora abbiamo fatto 10, 11. No, no. Allora, siccome siamo bloccati, vediamo che di... Ah, vediamo l'int. Ah, ma questo lo sapevamo già. Perché praticamente dice che il laboratorio implementa una forma di protezione al brute force tramite IP. Ed è quello che abbiamo fatto, praticamente l'X Forwarder 4. Questo ci permette di bypassare questo controllo. No, vediamo la soluzione perché qui non capisco. Dovrebbe essere tutto giusto. Quindi dice identify. È giusto? Sì. Continua esperimenti. Ah, ma avevamo winner. Così potevamo capire. Scusate, sono un po' fessacchiotta. Però a me i tempi sembrano sempre random, non vorrei dire. Cioè non ha senso. E... Allora, aspettate, voglio... Ah no, scusate, devo cambiare qui. 12. Cioè, vedete, 70... aspetta. Ok, 78 millisecondi, perché lo leggo qui sotto. Col repeater ce l'avete qua sotto. Forse non si vede benissimo, magari si vede piccolino. Devo pensare a utilizzare quegli zoom che usano tutti quelli bravi che zoomano cose. Mi informerò. Allora, però se mettiamo winner abbiamo 94 millisecondi. E però poi a 51 a volte. 35. Non ha senso questa cosa. Ok, continuiamo a leggere. Allora dice, manda la richiesta all'intruder e select pitchfork attack. L'abbiamo messo, l'abbiamo fatto. Pitchfork, ok. Set the password to a very strong no. Ok, quindi seleziona le posizioni per leader che abbiamo inserito e l'username. E nei payload mette per la posizione 1, cioè il leader che è dell'IP, fa i numeri da 1 a 100 e fino a qui ci siamo. Per la posizione 2 la lista degli username e e avvii l'attacco. Poi dice quando l'attacco finisce, sopra la finestra di dialogo, clicca colonne, seleziona response received e response completed, quello che abbiamo fatto. L'abbiamo fatto, eccolo qua. E dice nota che una delle risposte del tempo di risposta è significativamente più lungo degli altri. Ripete questa richiesta più volte per essere sicuro che richieda più tempo. No. Abbiamo fatto esattamente questo, però abbiamo qualche problema. Riproviamo. Cosa dobbiamo fare?
Allora io metterei questo 1, adesso cambiamo questo per essere più sicuri, e lui mette i numeri, li mette da 1 a 100, e invece la posizione 2, cioè username, mette gli username. E abbiamo cambiato questo, start attack, aggiungiamo la risposta completa, e però qui adesso abbiamo Atlanta, cioè un po' strana sta cosa. Non lo so se questa cosa sarà vera. Proviamo con le password. Erano queste. Add. Qui mettiamo questo 2. Pitchfork. Qui mettiamo sempre i numeri da 1 a 100. E password invece la lista. Però non funziona. Non ci funziona. Possiamo vedere anche la soluzione di gente più pro. Però voi adesso sentite sia questo che questo. Ops. Ecco, esatto, questo fa la stessa cosa. Ma noi non abbiamo questi millisecondi. Vabbè, quello che abbiamo fatto noi. Vediamo cosa... C'è qualche problema con questo lab, noi non abbiamo questi numeri. Ah, però mette una password molto lunga. Aspettate, è vero, l'ha detto. Dice set the password to a very long string. Ok, forse è questo il problema. Cosa ho fatto? Scusate, ho sbagliato. Boh, vabbè. Forse è questo. Allora chiudiamo questi. Forse perché inserendo una password lunga il server ci mette di più a controllarla. Forse. Vediamo. No, ho sbagliato. Proviamo così. Qui cambiamo, mettiamo 3. Vedete? Sì, forse con una password molto lunga. Esatto, Dark Corvo.
che hai detto che potrebbe essere più lunga, richiede più tempo, sì. Non ci avevo pensato in effetti, io usavo la password piccola, quindi ovviamente le tempistiche erano uguali. Invece qui cosa succede? Trovato un username valido, va a controllare la password e richiede più tempo perché è molto più lunga effettivamente. Quindi abbiamo questo AG che metteremo qui come prima, vabbè qua metto 4 così. Lanciamo la scansione e infatti adesso abbiamo che la password è Jordan e infatti dice che l'account è ehm, valido. Quindi se noi facciamo AG Jordan il laboratorio è fatto. Ok, ok, mi ero persa questa cosa della password lunga, effettivamente, però ha senso. Ha molto senso. Vediamo se lo diceva, magari me lo sono persa. Mm. Ah, lo diceva in effetti. Ah, by entry unsuccessful long password. Yeah, sì, sì. E niente, io leggo un po' così. Ok, vabbè. Bello, molto simpatico. Non so quanto sia utilizzabile nella realtà, però molto bello. E... Ah, ho notato che adesso che ho l'orario... no, scusate. Ho l'orario sbagliato. Lo aggiorniamo, così so che ore sono. E facciamo questo qua che secondo me non richiede tanto tempo. E chiudo un po' di cose. E allora, perché probabilmente è simile a qualcosa che abbiamo già fatto, però vediamo. Pure io, infatti lo dico anch'io che dici che sembri dislessico, ma non lo so, io certe volte leggo cose ma salto frasi, perché dico sì, vabbè, tanto non è importante, poi ovviamente è importante sempre la frase che non leggo. E poi impazzisco, però vabbè. E allora puliamo Barb. Allora puliamo qui anche repeater. Ok, il proxy. Esatto, dislessia portami via. E target, eliminiamo anche questo, così abbiamo Barb bello pulito. E allora, vediamo il nuovo laboratorio. Anche qui, allora, vediamo se abbiamo un account, perché prima ce l'avevamo, sì, dice che le nostre credenziali sono Winner Peter, la vittima è Carlos, come sempre. Quindi Winner Peter, ok, abbiamo fatto login, ovviamente. E vediamo qui. Ok, il laboratorio era Brute for Protection IP Block. E quindi qui possiamo provare subito Carlos. Incorrect password. Sempre incorrect. Incorrect. Ok, andiamo all'intruder. Selezioniamo la password sempre, mi copio anche la lista come prima e, e facciamo l'attacco e vediamo cosa succede. Ecco qui, come prima ci hanno bloccato.
Quindi noi possiamo riprovare sempre leader come prima. Eh, diciamo gli leader li potete mettere dove volete. Cioè, uno. Cioè, in generale non c'è un ordine, basta che non ci siano nuove linee tipo così, ma se no... Sì, se la prendono tutti con Carlos. Ma si sa, Carlos è il più cattivo. E come prima aggiungiamo anche qui l'IP con il pitchfork, numeri da 1 a 100 sempre. E il secondo invece le nostre password e facciamo start attack e non succede niente. Bene, andiamo a vedere. Ok, perché siamo ancora bloccati, quindi è giusto perché potrebbero essere altri indici, cioè altri header, no? Come ho detto prima, che ho chiuso, mannaggia. Come ho detto prima, ci sono, ecco, vari header. Per esempio si può utilizzare X forwarded host, che è quello che ho usato, oppure X forwarded for, e comunque viene bloccato. X forwarded server, e ancora siamo bloccati. Oppure X host. Diciamo che possiamo vedere in un altro modo. C'è un'estensione qui che si chiama Paraminer che ci può aiutare a trovare questi header. Quindi non ho fatto nient'altro che trovare qui al BAP Store, andate in estensioni e vi porta questo. All'inizio è vuoto perché ovviamente non ne avrete e potete cercare quale estensione vi interessa. In questo caso io ho installato Paraminer e l'ho installato. Certe volte c'è bisogno di altre cose, però magari quando sarà il caso lo vedremo. In questo caso non c'è bisogno di niente. E banalmente lo installa. Se poi lo volete disabilitare, basta che cliccate in questa cosina e si disabilita oppure lo abilitate di nuovo. Quindi adesso noi abbiamo questa estensione e se andiamo in questa... non so nel community, penso... Sì, nel community lo potete anche fare, però vedrete il risultato in maniera diversa, mi sa, però vabbè. E poi facciamo guest header. Così ci aiuta a trovare gli header che ci servono. Oppure potete fare anche guess everything e lui guessa qualsiasi cosa. Il problema è che richiede un po' di tempo. Un po' di tempo lo richiede. Intanto noi possiamo provare gli altri header. Vediamo. Oppure potreste mandare questo sempre all'intruder e aggiungere questo e poi usare una word list. Tipo in questo caso, essendo che ho il professional, posso selezionare queste liste qui. Altrimenti, per esempio, potete andare su setlist e qui ci sono anche qui gli host. Vediamo se la trovo. Forse era Discovery, vediamo. Forse se cerco host. Mm, mm, mm. Non ricordo. Forse web content.
host. Era da qualche parte, vediamo se cerco section list, header. Sono sicura che c'era. Ah, grazie Dark Corvo. Eh, diciamo che cerco di spiegare, a volte non è sempre... Faccio confusione certe volte. Ehm, Allora, non la trovo, però sono sicura che c'è. Sono proprio sicura. Se cerco header... ecco qua, eccola. Ecco, qui c'è questa cartella. Diciamo, qui non c'è proprio uno generico per Yoast name. Sì, vabbè, Header Yoast, però magari ci sono anche altri. Per esempio questo. Ci sono questi qui, quindi vedete che sono molto simili, però ce ne sono varie, anche questa. Ecco, qui ad esempio addirittura c'è l'IP anche. Eh, sì, ce ne sono un bel po', quindi diciamo si possono utilizzare. Vediamo se qui non ha trovato niente ancora, vabbè. Però se avete il professional potete utilizzare HTTP header, ecco qua, e vediamo un po' cosa succede. Allora, ordiniamo. Non sembra succeda niente. Ah, forse perché prima non eravamo bloccati. Ok, proviamo di nuovo. No, ci dice che siamo bloccati sempre. Strano, devo dire, molto strano. Mm. Neanche, in effetti, neanche Paraminer, l'estensione, ha trovato niente. Quindi potrebbe essere qualcos'altro. Vediamo un po' cosa ci dice il laboratorio. Dovuta al logic flow. Attenzione, al logic flow. Spassolo. Mm. Potrebbe quindi essere qualche altro blocco. No, però aspettate, qui dice IP block, quindi è questa. Forward. Io proverei ancora queste qui, visto che non ci costa nulla. E non ho idea se siamo bloccati adesso. Proverei a metterlo nell'intruder, dove l'ho messo il... Ah, qui. E vedere se ci blocca. Sì, ci ha bloccato. Sì. Proviamo a cambiare questo. No, siamo bloccati, quindi quello non l'ha preso. Proviamone forwarded. No, ancora siamo bloccati. Ok.
Andiamo a vedere, andiamo a vedere il, il, il materiale, così magari ci viene qualche idea. Allora dice, questa volta leggerò con più attenzione. Allora, ok, questo dice come funziona, alla fine dice lo blocca per bloccare, per rallentare l'attacco. E dice i più comuni sono ehm, bloccare l'account che sta provando a fare troppe richieste oppure bloccare l'IP. Ecco, questa è un'idea, sì. Allora ci dice che potrebbe bloccare l'IP, però sbloccarlo se l'IP ha, ehm, fa un login corretto. Quindi noi possiamo usare... Ah, ok. Allora noi possiamo usare il nostro account per resettare il conteggio dei login andati male. Esatto, quindi potrebbe semplicemente loggarsi con le sue credenziali. Quindi potremmo provare a fare. Quindi questo non ci serve sicuramente. Possiamo cancellare. Vediamo però. Vediamo. Noi adesso siamo bloccati. No, non siamo bloccati. Proviamo a bloccarci. Ops. Snipper. Simple list. Ok. Tipo, noi adesso siamo bloccati perché infatti le richieste ci vengono dette. Ok, ci dice che abbiamo troppe richieste. Però se noi proviamo... Qui come siamo? Logout. Se noi adesso proviamo con winner, no. Ah, forse prima che ci blocca. Tipo fare una richiesta, due richieste e la terza prima che ci blocca loggarci. Oppure potremmo creare delle word list dove andiamo a provare una con Carlos e una di Winner. Un po' una seccatura però. Perché allora la password dobbiamo farne... Perché mo dobbiamo crearla. E dov'è l'username? La lista dell'username dov'era? La prendo da quello di prima. Quindi dobbiamo fare ad ogni... fare tipo Peter, poi Peter, 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 Peter. Peter. Oddio. Poi sbaglierò una e non funzionerà più niente. Però va bene. Ok. Ci siamo quasi.
se non ci siamo quasi. Bene. Ok. Quindi gli username ce li abbiamo. Così intanto nel frattempo ci sbloccano. E... Oddio, l'ultima non ci interessa. Quindi abbiamo username, adesso le password dobbiamo mettere a tutte Peter, che è la password di Winner. Quindi perché cosa succede? Noi proveremo Carlos, proverà con la prima password. Poi avremo una corretta Peter, che proverà con la sua password, così abbiamo il conteggio a 0 di nuovo, quindi non ci blocca. Poi avremo di nuovo una password incorretta fino a che non la troviamo. Buona seccatura fare sta word list, però va bene. Ce la faremo. Ok. Qua. Ci siamo, ci siamo. Adesso finiremo prima o poi. Mm. Sono bellissime le word list che utilizzano. Pepper o Freedom. Maggie. Oppure ah. Fanno morire. Poi Princess, ovviamente. Abbiamo finito. Spero di non aver fatto errori perché... E infatti ci vuole fantasia. Aveva anche 2000 o 112233, cioè... Aveva un sacco di fantasia per scrivere queste wordlist. Oh. Allora, proviamo con queste quindi. E allora utilizziamo questa richiesta. Spero che intanto ancora funziona il laboratorio. Ok, funziona perché ogni tanto si blocca, si, si riavvia e non funziona. Allora, vediamo quale dobbiamo usare perché noi vogliamo adesso che... Allora, intanto metto questa come password così capiamo. E E poi metterei come prima magari Peter, perché cosa succede? Ho sbagliato. Ah, ma ho sbagliato, dovevo mettere winner qui. Mannaggia. Però questa la facciamo semplice perché facciamo con un bel replace. Ok. E... ok.
Quindi winner, la prima sarà winner Peter. Ops. Perché cosa succede? Quando voi avviate l'intruder, la prima richiesta sarà quella che voi avete messo. Quindi in questo caso avremo un login invalido. Per evitare di avere problemi con il contatore dei login invalidi, ho messo winner come primo login. Allora, vediamo però. Ok, noi dobbiamo usare questo pitchfork perché dice itera in entrambi i set in parallelo, quindi è quello che ci serve. E pitchfork, ok, cosa è successo? Quindi Carlos, puliamo qui, dovrebbe essere giusto. E invece a password mettiamo le nostre password. E vediamo se è vero quello che abbiamo fatto. Infatti vedete ogni volta qui oh, abbiamo uno fallito, uno giusto, uno fallito, uno giusto e così via. Mm. Però ho sbagliato perché a noi interessa Carlos. Mannaggia a me, quindi dovevamo fare... Mannaggia. Invece di tutti questi username dovremmo fare Carlos. Ok, mi prendo questa. Mi cancello questa e copio. Vabbè, in realtà 100... No, 200. Ok, abbiamo questa lista. Adesso dovrebbe essere corretta. Clean. Past. E vediamo. Quindi, però mi sa che ho fatto un errore, vedete? Perché qui adesso ci hanno bloccato, quindi probabilmente ho saltato qualche password. Andiamo a vedere. Allora, qui sembra tutto giusto. Winner, Carlos, winner, Carlos, winner. Ok. Qui può essere che ho saltato un Peter. Solo che adesso a trovarlo è un'impresa. O magari ci hanno bloccato perché... No, però dovrebbe essere giusta. Oh, l'ho chiusa, mannaggia. Dovrebbe essere corretta. Qui abbiamo winner, Carlos, winner, Carlos, winner, Carlos. Qui abbiamo Peter, 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 Peter. Mhm. Sono 100 Peter. È giusto. Cosa è successo? Allora, winner, Carlos. No, dovrebbe essere giusto. Riprovo a lanciare il... però dopo un po' ci bloccano, eh. Vediamo questo... winner Peter. Perché ci bloccano? Allora, prima di tutto io... Ok, no. È corretto questo winner Peter? Perché abbiamo una fallita, una giusta, una fallita, una giusta, una fallita, una giusta. E qui poi fallisce. Allora, vediamo qui se... No, questo è giusto. Allora, proverei di nuovo a vedere se si blocca allo stesso punto. No, si è bloccato in un altro punto. Ma è stranissimo questa cosa.
No, no, ha senso. Ha senso perché, come prima, qui stiamo mandando tante richieste allo stesso tempo. Quindi è chiaro che fallisce. E perché mandandone tante allo stesso tempo noi non sappiamo cosa succede, quindi magari non sappiamo l'ordine con cui le manda, quindi magari ne manda tre fallite e poi tre giuste, invece di avere magari una giusta e una fallita. Quindi quello che dobbiamo fare è usare solo una richiesta alla volta. Vediamo. Sì, vedete. E la password di Carlos è football. Perché? Sì, esatto. Sì, perché giustamente ne dobbiamo mandare solo una. Perché qui abbiamo questa risposta che è my account Carlos e quindi l'abbiamo trovata. Certe volte sono piccole cose che uno non ci pensa e poi si deve ricordare che ci sono. Così, eh. Vediamo cosa diciamo qui. Ah, è interessante anche utilizzare il turbo in intruder o le macro, però sono un po' lunghe, quindi magari le vediamo la prossima volta. Adesso niente, ci vediamo la prossima volta. Grazie per aver visto la mia disperazione con questi laboratori e ciao!